benvenuti, nuovo video qui su Red. Argomento del video di oggi, come mi piace dire quando partono i miei video, Honda Africa Twin. Perché siamo qui in questo spazio, la nostra piccola officina, io lo chiamo Red Lab, ma possiamo chiamarlo Dirt Lab, insomma è la nostra officina che è uno spazio comune alle due testate, perché come spesso succede l'argomento del video di oggi è Africa Twin. Dove peraltro qua per ora solo Dort ha messo le mani sul motore che abbiamo aperto e tutto. Adesso mi state sfidando? Una sfida, via. Ok, perfetto. Va bene, sfida accettata. Adesso tanto io col motore di mio figlio posso venire qua e fare quello che voglio. Vabbè. Detto questo, chiusa la siparietto familiare, perché parliamo di Africa Twin, quella col 21, diciamo quella Giusta. vera, giusta, non so, dopo non vorrei denigrare l'Adventure Sport perché poi costa, ciao costa, se no lui ci chiama subito. Devo dire che come tutte le volte che andiamo a provare le moto, principalmente in fuoristrada con gomme tassellate, l'area di appartenenza è quella di Dirt. Sì, quando la prova è giusta, no? Con tanto fuoristrada. Esatto, cioè, le adventuring le posizioniamo di là perché comunque quando facciamo la prova su strada, come avete visto con la Stelvio, insomma non è nessun problema, però sì, mettiamo di là. Dirt, andatelo a seguire, dai che 10.000 sono lì, vogliamo che siate belli caldi anche su quel canale lì. Qua parliamo del talk perché comunque affrontiamo l'argomento in un modo un pochino diverso, sì. Una chiacchierata con Federico, reduce da una prova nel Piacentino, sì, sull'Appennino, sì. Tanto fuoristrada, gomme Trail Max Ride, quindi gomme che conosciamo benissimo. Qui in alto trovate il video. Sì, la prova che abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, Africa Twin 21, la grande richiesta del pubblico era quella con il 19 è arrivata, l'abbiamo provata, una moto più ovviamente dedicata al viaggio, all'avventura. Sì, anche con un conservatorio più grosso, perciò. Esatto, quindi diciamo una moto più stradale. Questa era la moto diciamo più pura, ma è rimasta ancora così? Ma sì, perché allora il discorso sull'Africa Twin è che in tanti hanno pensato anche arriva al 19 sull'Adventure Sports, l'altra poi rimangono molto simili le moto, no, alla vista, anche se qualcosa cambia, la carena un po', il codino. Si poteva pensare che l'Africa Twin standard, no, quindi quella che rimane col 21, quella che è sempre stata Africa Twin senza nient'altro dopo, rimanesse identica. In realtà non è così perché sono arrivate le ruote tubeless che chiedevano in tanti. Che anche, adesso qui tema è aperto, come il solito, aperto. Tubeless, non tubeless, camera. Allora, se vogliamo parlare di sicurezza, tubeless, ma ci sta sull'Africa, secondo me, già una Max Enduro, un Adventure un po' più grande, quindi ci può stare, ma soprattutto arrivano le sospensioni elettroniche. Da utente che ha anche corso nell'enduro, domanda che fanno tutti, perché poi la domanda arriverà qua sotto nei commenti, ovviamente. Servono? Perché nel fuoristrada, cioè lo sappiamo che la moto da fuoristrada magari si setta col cacciavite, però io sono dell'idea che quando una serie attiva funziona bene, allora è meglio averla. Poi io sono per la forcella tradizionale, meccanica, regolazione meccanica, però c'è da fare una premessa, nel senso che, ok, se stessimo parlando di una moto da corsa, cioè di una moto racing, allora ti dico forcella meccanica. Siccome stiamo parlando di moto standard, no? Comunque moto prodotte in larga scala, che devono poter fare bene un po' tutto, che devono anche costare delle cifre ragionevoli, anzi, parentesi, l'Africa Twin costa praticamente la stessa cifra, se non sbaglio adesso, ma è molto vicina della precedente. Okay. Quella con le sospensioni meccaniche, quella ovviamente con le elettroniche costa un po' di più. Quando in questo caso si parla di forcelle così, passatemi i termini, semplici, no? Che quindi non hanno un funzionamento così raffinato, così complesso, secondo me la sospensione elettronica, come nel caso dell'Africa Twin, almeno in parte, non stiamo parlando della technical touch, esatto, stiamo parlando di una forcella di grande produzione. Di grande produzione, secondo me va a... per certe cose può essere un vantaggio, sicuramente per la velocità di regolazione, per la semplicità, ma anche banalmente devo dire che messa tutta in H, quindi tutta dura, hard, sì. È dura la forcella, no? Stesso discorso poi per il mono, tra l'altro su questa con le sospensioni elettroniche, cosa che non diciamo mai che si dà sempre per scontato, questa qui regoli anche il precarico elettronicamente. Sì, non è così comune. Non è così comune. Adesso è arrivato per dire su KTM 1390 Super Duke, ma non è che ce l'hanno proprio tutti. Non ce l'hanno tutti, secondo me è un bel Sì, bel perché colpo. Secondo me, anche quando abbiamo fatto la comparativa delle crossover, se ti ricordi, uno dei temi era
ragazzi, se fate la semiattiva poi devo girare il pomello per non caricare. sta bene, Allora il precarico era l'unica che ce l'aveva, era la Kawasaki. Però è una grande comodità. Una grande Rimaniamo comodità. sempre nell'ambito di un enduro, cioè al di là delle immagini che avete visto, insomma, che si può guidare in un certo modo, No, certo. però comunque è un enduro, diciamo, turistica, no? Sì, Ecco. è comunque una moto che pesa 233 kg in ordine di marcia, cioè non è uno scherzo. E poi tra l'altro, cioè, di precarico a 24 click singoli, sono tanti. Anche comunque su Forcella e Mono potete andare ad agire abbastanza nel dettaglio, perciò ci sono delle regolazioni. Tu l'hai È chiaro provata che... con le sospensioni semiattive? Sì, solo quella abbiamo Ok, provato. perfetto. No, però una cosa la voglio dire. Da guidare, soprattutto in fuoristrada, perché abbiamo fatto più fuoristrada che strada, cioè la moto è veramente bella. Il peso è un po' alto per qualcuno, secondo me è in linea con tutte le altre, Sì, ma ormai. da guidare, cioè, è una moto che ti fa venire facili. È una Honda in questo senso, però l'ho detto io anche non vorrei tornare nel tormentone. No. Ci sali, è come se l'avessi guidata che sempre. sembra, No, però è vero, non è cioè, vero le che Honda ci sono sali e così. ti sembra di averla guidata sempre, ma ci sono delle moto che in fuoristrada, parlo di adventure, magari quando c'è da fare i video, le foto che devi guidare un po' più da come diciamo noi, no? Deep. Che, che ti fanno venire in moto che dici, ok, Aspetta un devo fare un attimo po' che non attenzione, ce l'ho in devo mano, capire la moto, e ce ne sono altri che invece sali e appena fai i primi metri dici, oh cacchio, c'ho voglia di giocare, c'ho voglia di fare, mi viene facile fare questa cosa, no? La moto mi dà fiducia e mi sento a mio agio sulla moto. Ecco, la Honda è una di queste. Come è sempre stato per tutte le Honda, anche su strada. Sono moto che ti Sì. senti in mano, Sì, diciamola però così. io ne ho provate tante di Sì? Honda, la Transalp anche, e posso dire che poche mi hanno dato questo feeling di potermi divertire, non tanto poi di fare robe assurde, ma di potermi divertire come me lo dà questa. Con estrema facilità. Con estrema facilità, con la mente sgombra, e questo secondo me è molto importante da Benissimo. sottolineare. Punto a favore di Honda Africa Twin 2024. Vuole tenere, diciamo, questa qui col 21 vuole tenere fede al nome Africa Twin, quindi è una moto che può fare del adventuring vero, del fuoristrada vero. Avete visto appunto, tassellato, ci vuole un po' il manico, però si può fare. E uno dei temi dell'Africa Twin, l'ergonomia, non è stato tanto toccata, mi sembra che sia rimasto tutto più o meno pare uguale. no, a me è sembrata un po' diversa. Allora, le pedane sono un po' avanti, questo ormai l'abbiamo detto in tutti i modi possibili. Parliamo di guida in piedi, ragazzi. Sì, guida in piedi. Anche da seduto le senti un po' avanti, però non creano un particolare fastidio, no? In piedi danno un po' fastidio, le avrei preferite giusto un pochino più indietro. Mi sembra che sia meglio rispetto al passato, però forse è solo una sensazione. Una suggestione. La cosa che non mi è piaciuta tanto è che nonostante le pedane siano così avanti, tu tocchi molto sia sull'inizio del terminale dove c'è la curva, però quello, se devo essere onesto, non mi ha dato tanto fastidio, e mi ha dato più fastidio la vicinanza con le pedane del passeggero, che si possono togliere volendo. Ovviamente. Però mi è capitato soprattutto lato sinistro, io che guido molto con le punte. E poi è un 44. No, sì, 43. Vabbè, comunque con gli stivali da cross e tutte queste cose qui, mi è capitato spesso che si incastrasse con la pedana del passeggero. Questo non mi ha fatto impazzire. Per il resto, ergonomia, zona di calzata, la moto è strettissima, veramente molto stretta, Ti muovi bene, molto avanti, omogenea, indietro. avanti e indietro ti muovi bene, la sella è praticamente su un piano unico, e anche il manubrio largo il giusto, anche aperto il giusto, rispetto a come ci avevamo noi si potrebbe inclinare ancora un filino in avanti, ma quindi vabbè, avete fatto ovviamente tanto fuoristrada, Sì. quindi qui fino adesso abbiamo diciamo, sviscerato la guida in piedi. Su asfalto la moto si conferma più o meno diciamo, una ottima moto stradale comunque, Sì. Allora, anche se vi sulle tassellate. Beh, che comunque è una gomma che Sì, che su strada funziona, funziona anche perché è abbastanza rotonda come profilo, e soprattutto ha queste giunzioni tra i tasselli per tenerli più duri. Ma oltre a questo devo dire, allora, noi abbiamo provato con le gomme gonfiate a 2, sicuramente a 2,5 un altro paio di maniche, però lato dinamico di guida direi che su strada non è cambiato molto rispetto al passato, se non che adesso si hanno le sospensioni semiattive e che quindi ci vuole poco a sistemarsele come si vuole durante la guida. Quello che mi è piaciuto, premessa, rimane una buona moto secondo me, più leggera di quello che dice la carta, più leggera anche di quello che sembra.
forse si è ancora un po' seduti in basso rispetto al manubrio, non tantissimo, però un po' sì. Quello che è cambiato anche in fuoristrada è il motore, perché ci sono nuovi pistoni, nuove bielle, l'albero è stato ridisegnato. 7 Nm in coppia in più. E il risultato sono 7 Nm in coppia in più, che sono pochissimi, cioè passi da 105 a 112 e soprattutto arrivano 750 giri prima. Quindi motore un po' più pronto, magari non appena si prende il gas in mano, però devo dire che a me l'Africa non mi ha mai fatto impazzire, nel senso come motore, c'era sempre un po' questo suono un po' zoppo, un po' vuota sotto. Ecco, adesso non è una moto completamente diversa, però un po' migliorata, mi piace di più, suona anche meglio perché ha un nuovo scarico. Quindi nonostante l'Euro 5 più, ma è una cosa che un po' stiamo anche constatando, c'è chi, bravi, perché è brava Honda, insomma, nonostante l'Euro 5 più che castra rumore, riusciamo a tirare fuori più Newton metri e più Newton metro, perché poi dopo mi correggono assolutamente, cioè l'ingegnere non può dire le unità di misura sbagliate, più Newton metro e anche un rumore sì, più appagante, diciamo. Mi è piaciuto di più, non c'è neanche più la valvola parzializzatrice sulla Sì. fine del collettore, comunque c'è questa è la dimostrazione che è vero, arriva l'Euro 5 più, però volendo, se c'è qualcosa da investire nel progetto, si può andare a lavorare su determinati ambiti. Nuovo terminale in questo caso. Più che altro direi anche perché comunque Honda per scelta, ormai abbiamo capito la scelta di Honda qual è, la strada è sicuramente tracciata, non si va a cercare superpotenze. No, Motore, rimane cavalli uguale, sono infatti sempre 102 quelli. cavalli. Esatto, 102 cavalli che possono sembrare pochi, tanti, insomma c'è tanta discussione intorno, però di fatto Honda le moto ne vende un casino, la sua scelta di fare moto meno potenti delle altre, diciamo, della concorrenza, non la penalizza dalle vendite. Questo aiuta sicuramente a fare motori più freschi, perché il calore è un tema. Adesso non è che in voi questo caso, però. No, vabbè, ovviamente siamo ancora in inverno, non era una cosa valutabile, ma anche che ti consente di non essere troppo penalizzato quando vai a... Anche più efficienti, anche più pare, efficienti, perché nei consumi ovviamente non li abbiamo fatti. Avete sgommato tutto il giorno. No, sì, però ho letto nei commenti sotto il video di Dort che c'è gente che ha l'Africa Twin nuova e conferma questi 20 km al litro, ragazzi, cioè 20 km al litro non facendo un economy run. Il risultato strepitoso, 1100. Direi che non è male. E secondo me c'è questa roba qui della potenza, adesso dico una cosa che non c'entra, non è proprio relativa alla prova, però quando è uscita l'Africa Twin, non mi ricordo la 1000 adesso, quanto tempo fa? 2000, guarda, a occhio 14. 14, 15. Era considerata una maxi, no? Sì. E poi c'era, vabbè, la GS, all'inizio si credeva che potesse scontrarsi con la GS, poi è stata una scena che è stata vista tante volte, questa di moto che poi non si sono scontrate. Di fatto un po' si è scontrata, nel senso che andava a intercettare quella gente per cui la GS era francamente troppo, esatto. E cercava qualcosa di più semplice. Io mi ricordo perché con la prima Africa Twin DCT, e qui apriamo poi l'argomento, sono andato a farmi una vacanza in Corsica e al traghetto è arrivato lì un signore con un KTM 1290 Super Adventure, o forse ai tempi era il 1190, adesso non mi ricordo, era il 1190, e era estasiato a vedere l'Africa Twin e fa no cavolo, era molto interessato alla cosa, però l'Africa Twin dei tempi aveva 95 cavalli, guarda che la tua ne ha 160 ai tempi. E lui fa sì, ma a me tutta quella potenza lì non serve, io cerco qualcosa di più semplice, per cui anche quello è un po' il motivo per cui le Honda alla fine si vendono. No, ma quello che volevo dire io è che quando era uscita ai tempi non c'era una grande offerta come c'è adesso, soprattutto di Adventure, e si è andata un po' per quello che era l'aspettativa della gente, un po' per mancanza di altre concorrenti ad scontrarsi con BMW GS, con la KTM, con, vabbè, ai tempi c'era la multistrada, con tutte queste moto qui. Adesso secondo me sta trovando proprio ora, dopo tutti questi anni, la sua dimensione con la Desert X, con la KTM 890, la Tiger, la Guzzi Stelvio, la Tiger 900. Di cui io, che sono reduce dalla prova della Stelvio, ho trovato ho detto mi piace, è la moto a misura d'uomo, non è né troppo né poca. Esatto, è stesso discorso dell'Africa Twin, nel senso magari è bella abitabile, però si tiene su quei 100 cavalli lì, intorno ai 1000 cm3, è una moto per fare un po' tutto, no? Questo qui forse è il senso, no? Un tempo quando è uscita non aveva nessun competitor, poi piano piano sono arrivati, quando adesso riesce a collocarle, diciamo adesso le 1000 sono diventate le maxi medie, le midi maxi, quelle che noi chiamiamo midi maxi. Ascolta, guida stradale, dicevo,
Io mi ricordo, noi di Africa Twin qui ne sono passate tante, ho fatto provare anche a un po' di persone conoscenti che vengono da... Cioè, il fatto che trasferisse tantissimo il carico era un problema, con le Sì, semiattive questa cosa qua... sì, si mette cambia sicuramente. In hard, in fuoristrada rimangono un po' morbide per quando si fanno degli atti molto estremi, su strada se le mettete in hard è come avere in mano quasi una sportiva per quanto rimane sostenuta davanti. Molto bene, Molto quindi bene. diciamo rispondiamo a quelli che la moto dondola tanto. Continua ad ondolare se frenate Sì, forte, però è chiaro, inevitabile un po'. ovviamente. E argomento DCT. Allora, io sono favorevole al DCT, nel senso che secondo me la soluzione ce l'ha solo Honda. Ovviamente ha un problema di peso, tra virgolette, pesa 10 kg in più la Sì, moto, però non lo senti quando lo no. metti su. E quando io sono andato in vacanza col primo DCT, che aveva ancora, era il primo con l'autoritorno, quindi quando tu scalavi col pulsantino, però poi tornava. Io ho fatto 15 giorni e ho goduto. Poi è chiaro che se vai a fare invece fuoristrada è meglio che forse ti dirigi verso il cambio tradizionale, cioè Allora, c'è una discussione in corso, allora salutiamo sempre io, Costantino. esatto, e ciao Costa. No. No, a me il DCT piace solo su alcune moto. Lo ritengo, come premessa voglio dire che secondo me è una soluzione che ad averne così di innovazione nel mondo delle moto. Adesso poi aspettiamo, tra poco proveremo anche l'e-clutch perché Honda Esatto, da questo cioè, punto di vista qua... secondo me è veramente è un fiore all'occhiello, no? Se vogliamo, perché nessuno è riuscito a replicare una soluzione simile a questa, no? E non è roba da poco. Poi lì probabilmente, cioè io non condivido la scelta, che però a quanto pare sono solo io che la penso così, perché mi hanno detto che di Africa Twin ne vendono più col DCT Sì, ma che col cambio tradizionale. Secondo me l'Africa Twin non è la moto giusta per avere il DCT. Io ad esempio la NT 1100, che è tra l'altro parente stretta dell'Africa Twin, che è molto più stradale e molto più da viaggio, perché anche l'Africa Twin ti fa venire voglia di spingere un po' di più anche sull'asfalto nelle curve. Allora lì ti dico, sulla NT prendo molto volentieri il DCT. La Goldwing secondo me non c'è neanche da parlarne. Io l'ho provata l'ultima col DCT Sì, e la voleva comprare. me la sarei comprata subito, cioè, ma non l'avrei cambiata con nessun'altra moto al mondo e il DCT era una di quelle cose che mi faceva piacere tanto quella moto lì, no? Sull'Africa Twin, per come vivrei io una moto adventure, quindi strada, magari anche un po' forte e soprattutto fuori strada quando possibile, non è secondo me, dal mio punto di vista, la scelta migliore. Poi se uno mi dice io prendo la Max Enduro perché mi piace da vedere, ma poi ci vado solo a lavoro e magari ci vado in Sardegna con mia moglie d'estate, prendete pure il DCT. Però Diciamo, allora, per fare la chiosa su l'opinione di Federico, è chiaro che se tu prendi l'Africa Twin per quello che potenzialmente questa moto può fare, quindi adventuring, andare a fare fuori strada esatto, vero, ma anche spingere, eccetera, guidare su eccetera, strada un po' anche più allegri, diciamo. ma quello però io non sono, adesso entriamo nella discussione della bar, cioè secondo me puoi guidare forte che col Sì, DCT sì, su no, strada, però chiaro, in fuoristrada l'aggravio di peso che è un po' diciamo, che però si sensibile. sente poco, Sì, cioè non si lo sente senti poco, però praticamente. sono 10 kg che ci sono, Sì, sì. cioè quando sei tutta la fine giornata che fai fuori strada 10 kg in più te li porti dietro, Non avere la frizione. può essere, non hai la frizione in mano, eccetera, eccetera. Però detto questo, se il fuoristrada è un fuoristrada sì. turistico... Allora, se volete andare a fare le derapate lunghe 1 chilometro, vi dico no. Se volete fare le impennate, che le fa solo lui, tra no. l'altro, quindi non è che... Cioè, O se volete imparare a farle, perché c'era qualcuno sì. che diceva no, però col DCT chi è meno avvezzo, secondo me non è vero. Cioè, avere la frizione in mano è una sicurezza. Cioè, la frizione in mano quando fai certe cose in fuoristrada è proprio la sicura della pistola, no? Però se il vostro fuoristrada è proprio lo stradone bianco da andare a passo d'uomo, comunque anche un po' più spediti ma senza far robe particolari, funziona anche il DCT, Perfetto. che tra l'altro è migliorato rispetto al passato. Adesso chi ne ha provati lo sa che al primo tocco del gas era sempre un po' brusca la moto, Ecco. magari anche a partire dal parcheggio. Questo qui è un miracolo quanto sono riusciti a farlo. Neanche le macchine sono così fluide nella partenza. Ci hanno lavorato Cioè, un po', dei colpo primi che erano prendi belli... gas e la sì. moto va I veramente primi pazzesca. erano abbastanza bruschi, Sì. e poi pian piano, vabbè, chiaro, voglio dire, è un'evoluzione. Un'evoluzione. Tra l'altro, adesso qui possiamo aprire un capitolo, ne parliamo per tutta la vita, però lo scenario che può aprire un cambio come il DCT è pazzesco, su una moto da strada parlo, cioè voglio dire, tu indicativamente, io so, cioè, ci stavano, penso che abbiano anche sperimentato di metterlo su tipo un CBR, roba da pista,
all'estremo dello sviluppo tu potresti fare la cambiata corner by corner, Sì, eccetera, sì, eccetera. certo, Quindi la moto cambia regole di freno motore, cioè puoi assolutamente. fare delle cose che col cambio tradizionale ma, ti sogni. Poi cioè- comunque va dato atto, insomma, Honda ogni tanto quando vuole spingere sull'acceleratore della tecnologia mette a tacere tutti, perché una tecnologia così che non hanno neanche tutte le auto, perché loro l'hanno messa su una moto, è No, vero, è micidiale. ripeto, pesa un po' di più, però Sì, teniamo però presente cosa sono c'è dentro, 11 due frizioni, kg, cioè, quindi in una moto sostanzialmente molto pesante. Quindi assolutamente, quindi non voglio che venga preso tutto questo come un no e il male assoluto, è secondo me una gran figata contestualizzata all'utilizzo che uno poi deve farne, no? Ok, quindi dai, diciamo, allora, per chiudere un po' l'intervento qui di questo talk sulla Africa Twin nuova, 3 punti che ti sono piaciuti in particolare? Allora, in primis direi le sospensioni, bello step, funzionano bene, la forcella non è delle migliori come funzionamento in quanto a scorrevolezza, in quanto a omogeneità di scorrevolezza, però puoi andare a intervenire molto in fretta, si adatta a qualsiasi scenario che ti si presenta davanti con una velocità incredibile perché sono veramente 3 tocchi, per quanto poi possa essere difficile il display, ti abitui. Sospensioni, motore, sia a livello di sound sia a livello di comportamento, di erogazione, la spinta che è arrivata. Il terzo direi l'ergonomia. Sono combattuto tra l'ergonomia, tolto quello che dirò dopo nelle parti negative, e anche come viene in foto, perché in foto è fighissima, l'ho vista, mi piace veramente un sacco. Quello, lo stile prima di tutto. Esatto. E invece due o tre cose insomma, che miglioreresti, diciamo, che secondo te... Allora, sicuramente l'ho detto prima, la posizione delle pedane, non tanto per quanto sono avanzate, perché da quel punto di vista non mi sono trovato malissimo, la vicinanza con quelle Con del le pedane, passeggero, sì. perché quello non mi è piaciuto affatto. E anche la dimensione della pedana, molto piccola, denti poco presenti, In fuoristrada, fuoristrada. se parliamo sì, sempre parliamo di insomma, fuoristrada. l'abbiamo provata lì, insomma, non è che... Su strada invece funzionano bene, Comunque niente poi da aggiungere. magari ne riparleremo, magari in una comparativa di queste cose qua, Esatto, poi direi viene di fuori sì. che vince l'Africa Twin. Esatto. Quindi, Poi direi che non mi ha fatto impazzire fuori strada, ti direi la seconda un po' troppo lunga come rapporto. A me non capita mai di usarla prima sulle Adventure, qui mi è capitato. È quasi una seconda come prima, però avere la seconda a disposizione, magari una seconda che non va così tanto forte prima di arrivare all'imitatore, mi sarebbe piaciuto. E poi ci metto dentro un po' di cose che secondo me sono delle stupidate, ma che potrebbero veramente con niente lavorarci. Adesso è arrivato il nuovo cupolino, no? Che si può regolare su 5 posizioni, super facile e tutto, non puoi farlo mentre guidi, no? So che è un tema importante quello della sicurezza per Honda, Honda, ragazzi, questa cosa qua non te la però fa, non devi staccare le a mani due dal manubrio. orecchie le dovete tirare su così. Io ho provato ad alzarlo mentre andavo e posso garantirvi che non è facile, però quando gli altri presentano la soluzione che lo tiri su così, secondo me dovrebbe essere presente. Allora, sì, però sono scelte filosofiche, anche Kawasaki mi ricordo fece la stessa cosa, i giapponesi sono molto attenti a questa cosa di questa sicurezza, anche per tutelarsi ragazzi, perché comunque ti tiri via la mano al manubrio per No, sollevare il certo. cupolino, succede qualche cosa, dopo tu gli dici ma tu mi hai fatto questo cupolino che sicuro, allora se no mettiamo l'elettrico come sulla Guzzi, però secondo me adesso sono anche un po' giustamente da segnalare, però sottigliezze, Sì, tra no, questo virgolette, assolutamente. perché una volta che tu ti sei trovato alla tua altezza, poi è chiaro che se tu passi dall'asfalto all'off-road, magari ti viene comodo tirarlo su, tirarlo giù, Sì. però i giapponesi da questo punto di vista qua, io non mi sento di dar loro torto, No, torto no, però. tengono molto alla sicurezza, quindi le mani le devi tenere sul manubrio, non devi staccare mai le mani sul manubrio, anche perché sarebbe, tra virgolette, vietato pure per legge viaggiare con una Tra mano l'altro. sola, quindi... Però vabbè, questo io la è- metto nelle cose che non mi piacciono, non nelle cose sbagliate, mettiamola così. Sempre Esatto. sullo stesso filone, che a me dispiace un casino, il display. Perché il display è touch, è un touch che funziona molto bene, È un appena po'. partite non funziona più perché il touch non può funzionare durante la guida, no? Eh sì, Allora a sto sempre punto per non lo lo stesso metto, motivo. è sempre per lo stesso motivo, allora a sto punto non lo metterei quasi neanche. E poi complicato, perché è un po' Diciamo che il complicato e menu Honda, sì. molto mi sono messo lì un pochino, una volta che hai la schermata di visualizzazione giusta, impari a usarlo, però nonostante questo io lo usavo col blocchetto e non col touch, perché non puoi usarlo mentre vai, no? E questa cosa mi dà fastidio, devo dirlo, mi spiace. Perché è illegale tutto.
Cioè, quindi no, vabbè, si può usare col blocchetto comunque. Sì, 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 diciamo che l'infotainment, chiamiamolo così, infotainment, questi non sono più dei cruscotti di Honda, non è stato mai particolarmente intuitivo, però è anche vero che una volta che la moto è la tua, noi cambiamo moto tutti i giorni. Una volta insomma, che è la tua impari a usarla. Esatto, però diciamo, non è la cosa che si impara più velocemente da fare. E freni? Bene, niente da segnalare, nel senso che Quindi li raggiungi benissimo, non brillano che dici questo è il freno migliore che abbiamo mai provato, però all'atto pratico problemi non ne danno. Ok. Rimetterei nelle cose positive il DCT, il funzionamento ricalibrato del DCT, perché assolutamente... Quindi, quarta cosa positiva, DCT calibrato molto molto bene. Benissimo, perfetto. Adesso diciamo che possiamo chiudere qui, siamo a disposizione qua sotto nei commenti, certo. Vi consiglio di andare a vedere il video su Dirt perché insomma avete visto alcuni spezzoni qui all'interno del nostro talk, ma insomma c'è del buono da vedere. Diteci quello che pensate della nuova Africa Twin, è una competitor di che moto? Delle grandi, delle piccole, quelle col 21, perché c'è anche la Tiger 1200 col 21, sta di là, sta di qua, è più concorrente della Desert X, più concorrente della Stelvio, insomma, dove voi la mettereste? Perché comunque il prezzo la colloca in un posto, la cilindrata in un altro, insomma, va un mantimino collocata, però fa un po' la vita a sé e comunque vende sempre un casino, perché la moto è oggettivamente bella, fatta bene, come tutte le Honda. Fatta bene, fatta da Dio, cioè comunque le Honda sono fatte veramente bene e basta, quindi noi ci vediamo qua sotto nei commenti, Federico vi risponde, io vi rispondo se avete qualche domanda. E poi dai, presto facciamo una comparativa. Insomma dai, qualcosa ci inventeremo, ne abbiamo tante da fare quest'anno, quindi ne riparleremo di Honda Africa Twin. Al prossimo video.